Grazie Stefano, adesso ridò la parola dopo l'introduzione generale sul progetto al professore Stassi per i dettagli dello SPOC 3. Allora, diamo qualche dettaglio dello SPOC 3, sebbene ho menzionato prima che si tratta di uno SPOC che valida quelli che sono, attraverso modelli sia computazionali che modelli animali, valida quelli che sono l'identificazione dei biomarcatori fatto allo SPOC 1 e integrati con un'intelligenza artificiale allo SPOC 2. E poi, come vedrete, anche SPOC 4, 5, 6, 7, 8. Lo SPOC 3 conta 60 ricercatori, 4 PhD student, e tra questi ricercatori ci sono anche i nuovi reclutati RTDA. Queste sono gli affiliati, oltre agli affiliati, cioè che sono le università, ci sono anche delle compagnie, degli istituti pubblici, istituti privati. È inutile che rileggiamo, altrimenti il tempo se ne va soltanto per leggere chi sono gli affiliati, ma lo sappiamo già. Come vi dicevo prima, qual è l'obiettivo dello SPOC 3 e qual è l'obiettivo come integrare le attività dello SPOC 3 a tutti gli altri SPOC, perché come diceva la dottoressa Leonardi, non abbiamo 8 SPOC, è un progetto diviso in 8 parti, ma abbiamo una progettualità integrata tra, tra di loro con un flusso che va dallo SPOC 1 allo SPOC 8. E qui vi farò vedere una carrellata, non me ne vogliate, magari chi non, chi non sarà, magari non ritroverà delle immagini, ma io le ho ritrovate e devo dire, a noi la parte scientifica del progetto non ci ha mai preoccupato. Quello che ci ha sempre preoccupato sin dall'inizio è mettere assieme la parte scientifica con la macchina amministrativa, ed era quello che diceva il professore Cobbis, e il dottore Cobbis, scusate. Il, il, ehm, Vi dico questo perché dall'analisi fatte ieri sera, di notte, e con mio stupore siamo veramente oltre, cioè siamo andati, abbiamo creato veramente tanti modelli che ora possono essere, non solo, e già sono messi a disposizione degli altri della massa critica, ma sono dei modelli che risultano efficaci ed efficienti per lo studio e per la validazione non soltanto di farmaci, ma di marcatori diagnostici e prognostici. Un esempio, attraverso modelli computazionali che possiamo analizzare quelli che sono eh, eh, biomarcatori o meglio target su cellule staminali tumorali, attraverso immagini, la radiomica, anche altri modelli di tumore alla mammella, modelli che riguardano l'identificazione di marcatori della progressione di una malattia. E attraverso modelli matematici come riusciamo ad avere una Quantum Extreme Learning Machine, riusciamo ad identificare quelli che sono i parametri, gli algoritmi per studiare quelli che sono, o per applicare quelle che sono le nostre domande ad sistemi così che sembravano all'inizio complicati, ma che adesso sono messi a disposizione. Oppure analizzando e caratterizzando quelle che sono a livello computazionale le mutazioni proteiche, eh, con la sintesi molecolare de novo, per la validazione sempre attraverso una sintesi molecolare della sperimentazione sia di
cosa portano le mutazioni, cosa portano queste mutazioni ad identificare alcuni biomarcatori targettabili o meno e quale sarebbe l'efficacia sull'attività proteica. Come altre condizioni di marcatori diagnostici che vorremmo quanto prima che siano da volano per l'interpretazione di alcune predizioni non soltanto di malattia ma anche di risposta ai farmaci. Altri modelli come 3D per lo studio della proliferazione cellulare, modelli anche attraverso chiamati così sintetici perché che provengono dalla stampa di cellule messe assieme con il loro ambiente, nel caso specifico di ambiente tumorale o di ambiente di malattia, e altri modelli come il modello di una malattia, che altro, una neurodisease, una malattia neurale, cosa che menzionavo prima che non sono escluse, e questa è la sclerosi laterale amiotrofica, con un modello per lo studio sia in vitro ma che in vivo delle terapie, della risposta alle terapie, alle nuove terapie, ma anche alle terapie standard, e altre piattaforme che ci consentono di utilizzare modelli che riguardano come bersaglio anche quello che dà l'energia alle cellule, ai mitocondri e così via dicendo, e altri modelli questa è una cosa importante che è stata sviluppata, di design e fabbricazione dei non chip device, ma che sono dei device costruiti per l'interazione con i farmaci o con molecole o con agenti di ambiente esterno, contaminanti, inquinanti, che potrebbero favorire la proliferazione cellulare e l'iniziazione del tumore o iniziazione di malattie cardiovascolari, di malattie rare o di malattie monogeniche. E poi ancora lo sviluppo in vitro per la risposta alla radioterapia, a una radioterapia anche innovativa, molto innovativa, che è la flash radiotherapy, che vi faccio vedere subito, questa qui, che in silico si è creato un modello preclinico di validazione utilizzando gli organoidi umani ma anche su modelli animali per predire la risposta a questa terapia, che è una terapia che sempre più diventa più precisa, e con una flash radiotherapy, il professore Isidori non me ne voglia, ma che mi può correggere, che è una terapia molto poco invasiva ma molto efficace nel senso precisa. Pertanto dove stiamo andando? Stiamo andando sempre verso un'era di integrazione multiomica, con analisi real time, con una terapia personalizzata, utilizzando sempre modelli preclinici con modelli predittivi, attraverso l'ausilio del machine learning ma anche dell'intelligenza artificiale, come diceva il professore Diciotti prima, di un avanzamento nel predire ma anche nel dire, predire e anche sensibilizzare le cellule alle terapie, ma anche di terapie e di suggerimenti terapici più precisi. Qual è la sfida? La sfida è validare dei clinical trial,
una collaborazione sempre più intensa, facendo una integrazione massiva tra il bench e il bedside, considerando sempre quell'handicap che ad oggi non soltanto l'Europa si ritrova, ma anche i paesi extraeuropei del problema etico, che speriamo di risolvere con in parte o dobbiamo riuscirci, perché questo è un nostro obiettivo con quello che diceva prima il professore Giciotti, attraverso una swarm learning e poi un programma educazionale nel cambiamento, e questo potrebbe essere la sfida. Quello che potrebbero essere i risvolti futuri di un progetto o di un espletamento di un progetto così grande dal punto di vista degli obiettivi, ma anche dal punto di vista delle risorse. Sto parlando non di risorse finanziarie, ma di risorse umane. Tra la massa critica, 350 persone di massa critica, più quelle che sono state incardinate grazie alle risorse economiche del progetto, di raggiungere quella che è un'integrazione clinica cioè la pratica clinica con quella che è con un'integrazione omica, ma anche un'integrazione delle analisi dell'ambiente e degli stili di vita, non soltanto per curare, ma anche per prevenire. Grazie.